C'è un momento nella vita in cui ti rendi conto che stai vivendo per impressionare persone che neanche ti piacciono, che stai inseguendo sogni che non sono i tuoi, che hai permesso al mondo di scrivere la tua storia invece di essere tu l'autore. Se questo ti suona familiare, allora quello che sentirai nei prossimi minuti cambierà tutto, perché oggi scoprirai il segreto che i filosofi antichi conoscevano, ma che il mondo moderno ha dimenticato. Un segreto che ti libererà per sempre dalla prigione dell'approvazione altrui. Il veleno silenzioso che distrugge la tua autenticità. C'è un veleno che scorre nelle vene della nostra società, un veleno così sottile che non te ne accorgi quando inizia a circolare nel tuo sistema. È il veleno dell'approvazione esterna. Questo veleno funziona così. Ti inietta la convinzione che il tuo valore come persona dipenda da quello che pensano gli altri. Ti fa credere che la tua felicità sia nelle mani di estranei. Ti convince che devi sempre dimostrare qualcosa a qualcuno. Ma ecco quello che non ti hanno mai detto. Questo veleno non è naturale. È stato creato artificialmente da un sistema che ha bisogno di persone insicure per funzionare. Un sistema che vende soluzioni a problemi che lui stesso ha creato. Pensa alla tua giornata tipo. Ti alzi e prima ancora di lavarti i denti controlli il telefono. Quanti like ha ricevuto il tuo ultimo post? Chi ha commentato? Chi non ha commentato? E già lì, in quei primi 30 secondi della giornata, hai consegnato il controllo della tua autostima a degli algoritmi. Marco Aurelio, l'imperatore romano che aveva tutto quello che un uomo poteva desiderare, scriveva: molto del turbamento degli uomini deriva dal non distinguere quello che è nelle loro mani da quello che non lo è. E lui questo lo scriveva 2000 anni fa, quando non esistevano i social media. Immagina cosa penserebbe del nostro mondo di oggi, dove abbiamo dato alle macchine il potere di decidere quanto valiamo. Il veleno dell'approvazione esterna funziona in modo particolare. Non ti uccide all'istante, ti consuma lentamente. Prima ti fa dubitare delle tue decisioni, poi ti fa modificare i tuoi comportamenti, infine ti fa vivere una vita che non è la tua. Ho conosciuto dirigenti di successo che non riuscivano a dormire la notte perché un collega aveva fatto un commento sarcastico durante una riunione. Ho visto artisti di talento smettere di creare perché qualcuno su internet aveva criticato il loro lavoro. Ho incontrato genitori che crescevano i figli secondo le aspettative dei nonni invece che secondo il loro cuore, tutti vittime dello stesso veleno. Ma la cosa più tragica? La maggior parte delle persone che ti giudicano sono a loro volta vittime dello stesso veleno. Sono persone che proiettano su di te le loro insicurezze, le loro paure, i loro fallimenti non elaborati. Quando qualcuno ti critica duramente, spesso non sta parlando di te, sta parlando di quella parte di sé che odia. Quando qualcuno cerca di sminuire i tuoi sogni, spesso non sta proteggendo te, sta proteggendo se stesso dalla paura di aver rinunciato ai propri. Non devi essere il contenitore delle loro frustrazioni, non devi portare il peso delle loro scelte mancate. E qui arriviamo al primo grande paradosso. Più cerchi l'approvazione degli altri, meno la ottieni. Perché le persone sentono quando sei autentico e quando stai recitando, sentono quando parli dal cuore e quando parli dalla paura, e istintivamente rispettano di più chi non ha bisogno della loro approvazione. Pensa alle persone che ammiri di più. Sono forse quelle che cercano costantemente la tua approvazione? O sono quelle che restano fedeli a se stesse, indipendentemente da quello che pensano gli altri? Per i prossimi 3 giorni, ogni volta che stai per prendere una decisione, fermati e chiediti: sto facendo questa scelta per me o per impressionare qualcuno? Scrivi la risposta su un quaderno. Alla fine dei 3 giorni rileggi tutto. Ti accorgerai di quante decisioni prendi ancora in base all'approvazione esterna. La metamorfosi inversa, da farfalla a bruco. C'è una tragedia silenziosa che si consuma ogni giorno intorno a noi. È la metamorfosi inversa. Persone che erano nate farfalle e si sono trasformate in bruchi. Persone che avevano ali per volare e hanno scelto di strisciare a terra. Come succede? Come si passa dall'essere autentici all'essere copie sbiadite di quello che gli altri vogliono che siamo? Tutto inizia con piccole concessioni. All'inizio sembrano innocue,
Cambi il tuo tono di voce quando parli con certe persone. Nascondi alcuni aspetti della tua personalità perché potrebbero non capire. Eviti di esprimere le tue vere opinioni per mantenere la pace. Seneca osservava: non è il vento che decide la destinazione, ma l'orientamento delle vele. E ogni piccola concessione che fai è come orientare le tue vele verso la direzione sbagliata. Una volta, 2 volte, 100 volte, finché non ti ritrovi in un posto che non avevi mai voluto raggiungere. Ma ecco la parte più inquietante di questa metamorfosi. Diventa gradualmente normale. Ti abitui a vivere una vita che non è completamente tua. Ti abitui a dire cose che non pensi veramente. Ti abitui a fare scelte che non riflettono i tuoi veri valori. E quando qualcuno ti chiede: ma tu cosa vuoi veramente? Ti rendi conto che non lo sai più. Hai passato così tanto tempo a essere quello che volevano gli altri, che hai dimenticato chi eri veramente. Questa è la perdita più devastante che un essere umano possa subire, la perdita di se stesso. Ma aspetta, c'è di peggio. Quando vivi cercando l'approvazione degli altri, non diventi solo una versione annacquata di te stesso, diventi una versione annacquata di quello che gli altri pensano tu debba essere, che spesso è una versione annacquata di quello che loro stessi sono. È come fare la fotocopia di una fotocopia di una fotocopia. Ogni passaggio perde qualità, nitidezza, autenticità, fino a quando quello che rimane è solo un'ombra sbiadita dell'originale. E qui si nasconde una delle trappole più subdole. Pensi di fare la cosa giusta, pensi di essere maturo, responsabile, socialmente accettabile, ma in realtà stai solo evitando la responsabilità più importante della tua vita, essere te stesso, perché essere autentici richiede coraggio, richiede la forza di deludere alcune persone, richiede la capacità di stare in piedi da soli quando tutti gli altri sono seduti, richiede la saggezza di distinguere tra quello che è importante e quello che è solo rumore. Ma quando rinunci a questo coraggio, quando scegli la strada della conformità, non ottieni quella pace che cercavi. Ottieni invece un'ansia costante, l'ansia di essere scoperto, l'ansia che qualcuno si accorga che stai recitando. Marco Aurelio scriveva: «Quanto breve è la vita di coloro che dimenticano il passato, ignorano il presente e temono il futuro». E quando vivi per l'approvazione degli altri, fai esattamente questo. Dimentichi chi eri, ignori chi sei e temi di non avere le energie per chi vorresti diventare. Ma c'è una verità che può salvarti da questa spirale. Non è mai troppo tardi per tornare a essere te stesso. La tua autenticità non è morta, è solo sepolta sotto strati di aspettative, compromessi e paure, e può essere dissotterrata. Pensa a 3 momenti della tua vita in cui ti sei sentito completamente te stesso. Scrivi cosa stavi facendo, con chi eri, come ti sentivi. Poi chiediti: quando è stata l'ultima volta che hai provato quella sensazione? Cosa è cambiato? Questo ti darà una mappa per ritrovare la strada verso la tua autenticità. Diventa il guardiano della tua fortezza interiore. La tua mente non è un parco pubblico dove chiunque può entrare e fare quello che vuole. È una fortezza e tu sei il guardiano di questa fortezza. La maggior parte delle persone ha lasciato i cancelli spalancati. Ha messo un cartello che dice: entrate pure, criticate quello che volete, giudicate come vi pare, lasciate qui le vostre paure e insicurezze. E poi si chiedono perché si sentono sempre in guerra con se stessi. Epitteto, che era nato schiavo e aveva conosciuto la vera prigionia, insegnava: nessuno può farti del male senza il tuo consenso. Ma attenzione, non stava parlando del male fisico, stava parlando del male che può essere fatto alla tua anima, alla tua pace interiore, alla tua autostima. E quel consenso lo dai ogni volta che permetti a qualcuno di definire il tuo valore. Lo dai ogni volta che lasci che l'opinione di un estraneo diventi più importante della tua. Lo dai ogni volta che apri la porta della tua mente a pensieri che non ti appartengono. Ma come si diventa un guardiano efficace della propria fortezza interiore? Primo, devi imparare a riconoscere gli intrusi. Non tutte le persone che ti parlano hanno buone intenzioni. Alcuni vengono con il miele sulle labbra ma il veleno nel cuore. Altri vengono con critiche che sembrano costruttive, ma che in realtà servono solo a farli sentire superiori.
Secondo, devi sviluppare un sistema di filtri. Prima di lasciare entrare qualsiasi pensiero, qualsiasi opinione, qualsiasi giudizio nella tua mente, devi chiederti: questo mi rende più forte o più debole? Questo mi avvicina ai miei obiettivi o me ne allontana? Questo viene da un posto di amore o da un posto di paura? Terzo, devi imparare a dire no. Non solo alle richieste esterne, ma anche ai pensieri interni che non ti servono. Devi diventare spietato nel proteggere la tua pace mentale. Questo non significa diventare arroganti o chiusi. Significa diventare saggi. Significa riconoscere che la tua energia mentale è limitata e preziosa e che devi investirla saggiamente. Pensa alla differenza tra una casa con porte e finestre sempre aperte e una casa con un sistema di sicurezza. Nella prima casa entra di tutto: ladri, insetti, rumore, inquinamento. Nella seconda casa entrano solo le persone invitate e l'aria pulita. La tua mente può essere entrambe, ma la scelta è tua. E qui arriviamo a un punto cruciale. Custodire la porta della tua mente non è un atto di difesa, è un atto di creazione, perché quando proteggi la tua mente dalle influenze negative, crei spazio per quelle positive. Quando smetti di riempire la tua testa con il rumore del mondo, inizi a sentire la tua voce interiore. Ma attenzione, il mondo non ti renderà facile questo compito. Il mondo ha interesse a tenerti distratto, insicuro, dipendente dalle opinioni altrui, perché quando sei così, sei più facile da controllare, da manipolare, da vendere. Ecco perché diventare il guardiano della tua fortezza interiore è un atto rivoluzionario. È dire al mondo: il mio valore non è negoziabile. La mia pace non è in vendita. La mia autenticità non è un compromesso che sono disposto a fare. Ma ricorda, essere un guardiano non significa essere un eremita. Significa essere selettivo. Significa aprire la porta alle persone e alle idee che ti fanno crescere e chiuderla a quelle che ti fanno rimpicciolire. Per una settimana, prima di ogni conversazione importante, visualizza te stesso come il guardiano di una fortezza. Chiediti: questa persona merita di entrare nella mia fortezza interiore? Quello che sta per dirmi costruisce o distrugge? Prendi nota di come cambia la qualità delle tue interazioni quando diventi più selettivo con la tua energia mentale. L'oracolo dentro di te. Imparare ad ascoltare la saggezza interiore. Dentro di te vive un oracolo che conosce tutte le risposte di cui hai bisogno. Un oracolo che sa esattamente chi sei, cosa vuoi, dove stai andando. Ma questo oracolo parla con una voce sottile, una voce che può essere facilmente sopraffatta dal rumore del mondo. La tragedia della vita moderna è che abbiamo imparato a cercare saggezza ovunque, tranne che nel posto giusto, dentro di noi. Andiamo dai guru, leggiamo libri di autoaiuto, ascoltiamo podcast, chiediamo consigli a chiunque sia disposto a darceli. Tutto questo mentre l'oracolo dentro di noi aspetta pazientemente che smettiamo di correre in cerchio e iniziamo ad ascoltare. Marco Aurelio, che aveva accesso ai consiglieri più saggi dell'impero romano, scriveva: tutto quello di cui hai bisogno è dentro di te. Smetti di cercare fuori quello che puoi trovare solo dentro. Perché non ascoltiamo questa voce interiore? Perché abbiamo paura di quello che potrebbe dirci. Abbiamo paura che ci dica di lasciare quel lavoro che ci sta uccidendo l'anima. Abbiamo paura che ci dica di uscire da quella relazione che non ci fa più crescere. Abbiamo paura che ci dica di inseguire quel sogno che tutti considerano impossibile. Abbiamo paura che ci dica la verità. Ecco il paradosso. Quella verità, per quanto scomoda, è l'unica cosa che può renderci liberi. Quella verità è la bussola che può guidarci fuori dal labirinto di aspettative, pressioni e confusione in cui ci siamo persi. La voce interiore non è sempre quella che ci dice quello che vogliamo sentire, è quella che ci dice quello che abbiamo bisogno di sentire, è quella che ci ama abbastanza da essere brutalmente onesta con noi. E come si impara ad ascoltare questa voce? Primo, creando silenzio. Viviamo in un mondo di rumore costante. Rumore fisico, rumore mentale, rumore emotivo. La voce interiore non compete con questo rumore.
Aspetta che crei uno spazio di silenzio per farsi sentire. Secondo, smettendo di cercare conferme esterne per ogni decisione. Ogni volta che corri da qualcuno per chiedergli cosa fare, stai dicendo alla tua voce interiore: non mi fido di te. E più fai questo, più quella voce si indebolisce. Terzo, iniziando a prendere piccole decisioni basate solo sul tuo istinto. Non decisioni che cambiano la vita, ma piccole scelte quotidiane. Cosa mangiare, che strada prendere, che libro leggere, e poi osservando come ti senti quando segui il tuo istinto invece delle aspettative altrui. La voce interiore si rafforza con l'uso, come un muscolo che si sviluppa con l'allenamento. Più la ascolti, più diventa chiara, più la segui, più diventa affidabile. Ma attenzione, la voce interiore non è quella voce che ti dice quello che gli altri vogliono sentire. Non è quella voce che cerca di farti piacere a tutti. Quella è la voce della paura travestita da saggezza. La vera voce interiore è spesso scomoda, ti sfida, ti spinge fuori dalla tua zona di comfort, ti chiede di essere coraggioso quando preferiresti essere comodo. Seneca scriveva: non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che le cose sono difficili. E la voce interiore spesso ci chiede di osare, di essere diversi, di scegliere l'autenticità invece della conformità. Quando inizi ad ascoltare e seguire questa voce, qualcosa di magico accade. La tua vita inizia ad avere senso, le tue decisioni diventano più facili, le tue relazioni diventano più genuine, la tua energia non viene più sprecata nel cercare di essere qualcuno che non sei. Ogni mattina, prima di iniziare la giornata, siediti in silenzio per 5 minuti. Non meditare, non pregare, semplicemente siediti. Poi fai a te stesso questa domanda: cosa ha bisogno di sentire il mio cuore oggi? Non cercare una risposta razionale. Aspetta che emerga qualcosa dal silenzio. Scrivi la prima cosa che ti viene in mente, anche se sembra strana o irrazionale. Dopo una settimana rileggi tutto. Ti accorgerai che la tua voce interiore ha sempre qualcosa di importante da dirti. La dieta mentale. Nutri la tua anima con verità, non con spazzatura. Se sei quello che mangi fisicamente, sei ancora di più quello che mangi mentalmente. Ogni giorno, dalla mattina alla sera, stai nutrendo la tua mente. Ma con cosa? Con verità che ti fanno crescere o con spazzatura che ti fa rimpicciolire? La maggior parte delle persone è estremamente attenta a quello che mette nel proprio corpo. Leggono le etichette, evitano i cibi processati, fanno attenzione alle calorie, ma poi aprono la mente come un cassonetto e ci buttano dentro qualsiasi cosa. Notizie negative che non possono controllare, pettegolezzi su persone che non conoscono, confronti con vite che esistono solo sui social media, critiche di persone che non contano, paure di eventi che probabilmente non accadranno mai, e poi si chiedono perché si sentono ansiosi, depressi, confusi. Seneca osservava: non è quello che accade che ci turba, ma il giudizio che diamo a quello che accade. E io aggiungo: non è quello che esiste nel mondo che ci turba, ma quello che scegliamo di far entrare nella nostra mente dal mondo. Perché sì, è una scelta. Ogni informazione che consumi, ogni conversazione in cui ti impegni, ogni pensiero che intrattieni è una scelta. E queste scelte, accumulate nel tempo, determinano la qualità della tua vita mentale. Cosa significa veramente nutrire la tua mente con verità? Significa scegliere contenuti che ti ispirano invece di contenuti che ti deprimono. Significa circondarti di persone che ti sfidano a crescere invece di persone che ti confermano nella mediocrità. Significa cercare informazioni che ampliano la tua prospettiva invece di informazioni che confermano solo quello che già credi. La verità non è sempre comoda. La verità spesso ci chiede di cambiare. La verità ci sfida a essere migliori di quello che siamo oggi, ma la verità ci libera. Al contrario, la spazzatura mentale è sempre comoda nell'immediato. Ci permette di sentirci vittime, ci dà qualcuno da biasimare, ci conferma nelle nostre paure, ma nel lungo termine ci imprigiona. Pensa alla differenza tra leggere un libro che ti fa riflettere e scrollare infinite ore sui social media. Pensa alla differenza tra avere una conversazione profonda con un amico e passare il tempo a criticare altre persone.
Pensa alla differenza tra ascoltare qualcosa che ti ispira e assorbire notizie che ti fanno solo arrabbiare. Entrambe sono forme di nutrimento mentale, ma una ti fa crescere, l'altra ti fa marcire. E qui arriviamo a un punto cruciale. Non puoi avere pensieri da ricco se continui a nutrirti con una dieta mentale da povero. Non puoi avere una mentalità da leader se continui a consumare contenuti da vittima. Non puoi sviluppare fiducia in te stesso se continui a riempirti la testa con le paure degli altri. Cambiare la tua dieta mentale richiede disciplina, richiede dire no a contenuti che sono progettati per catturare la tua attenzione, ma non per migliorare la tua vita. Richiede essere selettivo con il tuo tempo e la tua energia mentale. Marco Aurelio scriveva nel suo diario personale: controlla i tuoi pensieri perché diventano parole, controlla le tue parole perché diventano azioni, controlla le tue azioni perché diventano abitudini, controlla le tue abitudini perché diventano il tuo destino. Ma prima ancora di controllare i tuoi pensieri, devi controllare quello che nutre i tuoi pensieri. La buona notizia è che quando inizi a nutrire la tua mente con verità di qualità, i cambiamenti sono immediati. Ti senti più lucido, le tue decisioni diventano più sagge, le tue conversazioni diventano più profonde, la tua energia aumenta. È come passare da una dieta di fast food a una dieta di cibi nutrienti. Il tuo corpo risponde immediatamente e così fa la tua mente. Per i prossimi 7 giorni tieni un diario della tua dieta mentale. Scrivi tutto quello che consumi mentalmente: libri, podcast, notizie, conversazioni, contenuti sui social media. Accanto a ogni elemento, scrivi come ti sei sentito dopo: più forte o più debole, più ispirato o più scoraggiato, più sicuro o più ansioso. Alla fine della settimana, elimina tutto quello che ti indebolisce e raddoppia tutto quello che ti rafforza. Il veleno del confronto è l'antidoto dell'autoaccettazione. Il confronto è l'assassino silenzioso della gioia. È quella voce nella tua testa che trasforma ogni tua vittoria in una sconfitta, ogni tuo progresso in un fallimento, ogni tua unicità in una mancanza. Ma ecco la verità che nessuno ti dice. Il confronto non è naturale, è un'abitudine appresa, è un virus mentale che abbiamo contratto vivendo in una società ossessionata dalla competizione e dalla classificazione. I nostri antenati non si confrontavano con milioni di persone, non vedevano ogni giorno le vite perfette di estranei, non avevano accesso costante a ciò che gli altri possedevano, facevano, sembravano. Noi sì. E questo accesso costante alla vita degli altri ci sta uccidendo dall'interno. Perché quando ti confronti con gli altri, stai facendo 3 errori fondamentali. Primo, stai confrontando la tua realtà interna con la loro facciata esterna. Conosci tutti i tuoi dubbi, le tue paure, le tue lotte. Di loro vedi solo la versione modificata, filtrata, ottimizzata che scelgono di mostrare. Secondo, stai assumendo che esista una sola definizione di successo, di bellezza, di felicità. Ma chi ha deciso qual è questa definizione? Chi ha stabilito che quella strada è migliore della tua? Terzo, stai sperperando energia mentale che potresti usare per migliorare la tua vita, concentrandoti invece su vite che non puoi controllare. Epitteto, che aveva vissuto come schiavo e sapeva cosa significava non avere controllo sulla propria vita, insegnava: non cercare che gli eventi accadano come vuoi, ma accetta gli eventi come accadono e la tua vita scorrerà serena. E questo vale anche per il confronto. Non cercare di essere come sono gli altri, ma sii te stesso come sei, e la tua vita scorrerà serena. Come si esce dalla trappola del confronto? Il primo passo è riconoscere che ogni volta che ti confronti con qualcuno, stai scegliendo di essere infelice. È una scelta. Nessuno ti sta costringendo a guardare quella foto, a leggere quel post, a immaginare quella vita. Il secondo passo è ricordarti che ognuno ha la sua timeline. Alcuni fioriscono presto, altri fioriscono tardi, alcuni corrono veloci, altri camminano piano. Ma non esiste una gara universale con una linea del traguardo universale. Il terzo passo è sviluppare gratitudine per il tuo percorso unico. Sì, unico. Perché nessuno ha vissuto esattamente le tue esperienze.
ha affrontato esattamente le tue sfide, ha sviluppato esattamente le tue forze. Non sei una versione fallita di qualcun altro, sei la versione perfetta di te stesso in questo momento della tua vita. Il confronto è solo una parte del problema, l'altra parte è il dialogo interiore negativo, quella voce nella tua testa che ti critica costantemente, che minimizza i tuoi successi, che amplifica i tuoi errori. Quella voce non è la tua, è l'eco di tutte le critiche che hai ricevuto nella vita. È la registrazione di tutti i momenti in cui qualcuno ti ha fatto sentire di poco valore. È il riflesso di una società che ha più interesse a tenerti insicuro che a vederti fiorire. Ma puoi cambiare quella registrazione. Puoi riscrivere quel dialogo interno. Puoi scegliere di essere il tuo migliore amico invece del tuo peggior nemico. Marco Aurelio scriveva: puoi essere il tuo più grande alleato o il tuo più grande nemico, e la scelta è tua, ogni giorno, ogni momento, ogni pensiero. Quando ti sorprendi a confrontarti con qualcuno, fermati e chiediti: questo confronto mi sta aiutando a crescere o mi sta solo facendo sentire male? Se la risposta è la seconda, cambia canale mentale. Quando senti quella voce critica nella tua testa, fermati e chiediti: parlerei così a una persona che amo? Se la risposta è no, allora non parlare così neanche a te stesso. Ogni volta che ti sorprendi a confrontarti con qualcuno, di persona o sui social media, scrivi immediatamente 3 cose per cui sei grato della tua vita in questo momento. Non grandi cose, anche piccole. La tua salute, una tazza di caffè caldo, un messaggio di un amico. Questo interromperà lo schema del confronto e direzionerà la tua attenzione su quello che hai, non su quello che ti manca. La rivoluzione silenziosa. Riconquistare il regno di se stessi. Viviamo in un'epoca di rivoluzioni rumorose. Tutti protestano, tutti si lamentano, tutti vogliono cambiare il mondo. Ma la rivoluzione più importante è quella più silenziosa. La rivoluzione che avviene dentro di te quando decidi di riconquistare il regno di te stesso. Questa rivoluzione non fa rumore, non finisce sui giornali, non viene trasmessa in diretta, ma è la più potente di tutte. Perché quando cambi te stesso, cambi il mondo intorno a te. Riconquistare il regno di se stessi significa prendere il controllo dei 4 territori fondamentali della tua esistenza: i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue decisioni e le tue relazioni. Territorio numero 1: i tuoi pensieri. I tuoi pensieri non sono fatti, sono ipotesi, sono interpretazioni. Sono storie che ti racconti su quello che sta accadendo e puoi scegliere quali storie raccontarti. Quando riconquisti il territorio dei tuoi pensieri, smetti di essere una vittima delle circostanze e diventi l'autore della tua narrazione. Smetti di dire «è così che stanno le cose» e inizi a dire «è così che scelgo di vedere le cose». Territorio numero 2. Le tue emozioni. Le tue emozioni sono valide, ma non sono comandanti. Sono messaggeri, ti portano informazioni, ma non devono prendere decisioni per te. Quando riconquisti il territorio delle tue emozioni, impari a sentirle senza esserne sopraffatto. Impari a ringraziarle per il messaggio che portano, ma mantieni il controllo delle decisioni. Territorio numero 3. Le tue decisioni. Ogni decisione che prendi è un voto per il tipo di persona che vuoi diventare. Ogni scelta è un mattone nell'edificio della tua identità. Quando riconquisti il territorio delle tue decisioni, smetti di prendere scelte per abitudine, per paura, per pressione sociale. Inizi a prendere scelte consapevoli, allineate con i tuoi valori più profondi. Territorio numero 4. Le tue relazioni. Le persone che permetti nella tua vita sono gli artisti che dipingono sul quadro della tua esistenza. Se permetti alle persone sbagliate di entrare, dipingeranno confusione, negatività, dramma. Quando riconquisti il territorio delle tue relazioni, diventi selettivo, non per arroganza, ma per protezione. Proteggi la qualità della tua vita, proteggendo la qualità delle tue relazioni. Questa rivoluzione silenziosa non è un evento, è un processo, è una scelta che devi fare ogni giorno, ogni ora, ogni momento. Ogni mattina ti svegli e hai davanti a te 2 percorsi. Puoi scegliere di essere il re del tuo regno interiore
o puoi scegliere di essere un suddito nel regno di qualcun altro. Essere il re del tuo regno significa assumerti la responsabilità totale della tua vita. Non significa che puoi controllare tutto quello che ti accade. Significa che puoi controllare come reagisci a tutto quello che ti accade. Seneca, che aveva perso tutto e aveva riconquistato tutto, scriveva: «La vita è lunga se sai come usarla». E saper usare la vita significa essere il sovrano, non il suddito, della tua esistenza. Ma attenzione, riconquistare il regno di se stessi non significa diventare egoisti. Significa diventare responsabili. Quando sei responsabile della tua felicità, smetti di cercarla negli altri. Quando sei responsabile della tua pace, smetti di aspettare che il mondo sia perfetto. Quando sei responsabile del tuo valore, smetti di mendicare approvazione. E questo, paradossalmente, ti rende una persona migliore per gli altri. Perché quando non hai bisogno disperatamente di qualcosa dagli altri, puoi dare liberamente. Quando non stai cercando di riempire i tuoi vuoti attraverso le relazioni, puoi amare senza attaccamento. Quando non stai scappando da te stesso, puoi essere presente per gli altri. La rivoluzione silenziosa inizia con una dichiarazione: io sono il sovrano della mia vita. Io decido come interpretare quello che mi accade. Io scelgo come rispondere alle sfide. Io determino il mio valore. Non è arroganza, è emancipazione. È la differenza tra essere una foglia che viene spinta dal vento e essere l'albero che ha radici profonde e non può essere sradicato. Marco Aurelio, che governava un impero ma sapeva che il regno più importante era quello interiore, scriveva: «Hai il potere sulla tua mente, non gli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. Quella forza è sempre stata tua. Era solo sepolta sotto anni di condizionamenti, aspettative altrui, paure non elaborate. Ma è ancora lì. Aspetta che tu la rivendichi. La rivoluzione silenziosa non finisce mai. Ogni giorno ci saranno sfide alla tua sovranità. Ci saranno persone che cercheranno di farti dubitare di te stesso. Ci saranno circostanze che testeranno la tua resilienza. Ci saranno momenti in cui vorrai arrenderti e tornare ad essere un suddito. Ogni volta che scegli di rimanere il sovrano del tuo regno interiore, diventi più forte. Ogni volta che scegli l'autenticità invece della conformità, riconquisti un pezzo di te stesso. Ogni volta che scegli di ascoltare la tua voce interiore invece del rumore del mondo, torni a casa da te stesso. E quando sei a casa con te stesso, quando sei in pace con chi sei, quando hai riconquistato il tuo regno interiore, qualcosa di magico accade. Smetti di aver bisogno di conquistare i regni degli altri. Smetti di aver bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno. Smetti di aver bisogno di essere diverso da quello che sei. Diventi libero. Veramente libero. E quella libertà è contagiosa. Quando le persone vedono qualcuno che vive dalla propria autenticità, che non ha paura del giudizio, che è in pace con se stesso, si ricordano che anche loro possono essere liberi. La tua rivoluzione silenziosa diventa un faro per altri che stanno ancora combattendo per riconquistare il loro regno interiore. Ogni sera, prima di andare a dormire, fai un bilancio della giornata chiedendoti: oggi sono stato il re del mio regno o un suddito in quello di qualcun altro? Identifica i momenti in cui hai agito dalla tua autenticità e quelli in cui hai agito dalla paura del giudizio. Scrivi un'intenzione per il giorno successivo su come puoi essere più sovrano della tua vita. Questo esercizio diventerà la tua corona quotidiana, il simbolo del tuo regno riconquistato. Eccoci arrivati alla fine di questo viaggio, ma in realtà questo non è un arrivo, è un inizio. Oggi hai riscoperto una verità che i filosofi antichi conoscevano bene. La tua felicità, la tua pace, il tuo valore non dipendono dall'approvazione del mondo. Dipendono dalla relazione che hai con te stesso. Hai imparato che ogni giorno puoi scegliere. Puoi essere il protagonista della tua vita o un personaggio secondario nella vita di qualcun altro. Puoi essere il re del tuo regno interiore o un esiliato che cerca approvazione in terre straniere. Marco Aurelio ci ha lasciato queste parole: adatta la tua mente alla nuova realtà e il mondo si adatterà a te. La nuova realtà è questa: hai valore, sei completo, hai tutto quello che ti serve per vivere una vita autentica e significativa.
Ma ricorda, la conoscenza senza azione è solo intrattenimento. Le parole senza pratica sono solo rumore. La verità che hai sentito oggi deve diventare la realtà che vivi domani. Quindi alzati, guarda il mondo negli occhi e vivi dalla tua autenticità, perché il mondo ha bisogno di te, non di una versione filtrata, modificata, approvata di te. Ha bisogno di te, esattamente come sei. La tua rivoluzione silenziosa inizia ora. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.